Per oltre 30 anni, Jeffrey Epstein è stato una presenza silenziosa ma costante ai margini del potere. Non un politico, non un industriale di primo piano, non una celebrità. Eppure il suo nome compariva ovunque, su jet privati, in residenze miliardarie, nei salotti di presidenti e così via. Era ricchissimo, o almeno così sembrava, frequentava l'elite globale, ma nessuno riusciva a spiegare con precisione da dove provenisse il suo denaro, né quale fosse il suo vero lavoro. Un finanziere, un consulente, un intermediario. Jeffrey Epstein era soprattutto un enigma. Nel 2003, a 50 anni, appare come un uomo arrivato. Vive in una delle dimore private più costose di Manhattan, possiede un'isola nei Caraibi, un jet privato ribattezzato Lolita Express e intrattiene rapporti diretti con alcune delle persone più potenti del pianeta. Dietro l'immagine dell'uomo brillante e riservato iniziano però a emergere crepe, domande, sospetti. Qualche anno dopo, quelle domande si trasformano in accuse gravissime. Traffico e sfruttamento sessuale di minorenni, una rete di reclutamento costruita nel tempo, protetta da silenzi, complicità e privilegi giudiziari difficili da spiegare. Nel 2008 Epstein evita un processo federale grazie a un accordo segreto con la procura, una condanna minima a un carcere di fatto privilegiato, nessuna indagine sui complici. Per oltre 10 anni resta un uomo libero. Nel 2019 però qualcosa cambia. Jeffrey Epstein viene arrestato di nuovo, questa volta a New York, con accuse che potrebbero condannarlo al carcere a vita. Ma il processo non inizierà mai. L'8 agosto 2019, Jeffrey Epstein si trova detenuto al Metropolitan Correctional Center di Manhattan. Quel giorno firma una nuova versione del suo testamento. I lasciti sono immediati e anomali: 50 milioni di dollari al suo avvocato, 25 milioni al suo commercialista, 10 milioni ai figli di un diplomatico norvegese, 10 milioni a Ghislaine Maxwell. Altri beni vengono distribuiti separatamente. 2 isole nei Caraibi, una townhouse a Manhattan, un appartamento a Parigi, una villa a Palm Beach, un ranch nel New Mexico, un anello con diamante da 33 carati e 48 diamanti sciolti destinati alla sua ultima compagna. Il 10 agosto 2019 Jeffrey Epstein viene trovato morto nella sua cella. La morte viene ufficialmente classificata come suicidio. Nei giorni precedenti alla morte, Epstein aveva già manifestato segnali di instabilità psicologica ed era stato temporaneamente posto sotto osservazione, poi riportato in una cella senza sorveglianza continua. Dopo il processo accade qualcosa di insolito. Subito dopo la morte di Epstein, la gestione della scena e la comunicazione ufficiale mostrano falle, ritardi e contraddizioni che alimentano dubbi ancora oggi. Non prove di omicidio, ma abbastanza anomale da impedire una chiusura netta del caso. Nello stesso rilascio, il Dipartimento di Giustizia pubblica oltre 3 milioni e mezzo di pagine di documenti, insieme a 180.000 immagini e 2.000 video relativi al caso Epstein, una delle più vaste divulgazioni documentali nella storia americana. Tutto ciò che segue proviene da documenti ufficiali. Memorandum dell'FBI, email sequestrate, testimonianze e una bozza di atto d'accusa federale mai depositata. Non si tratta di stabilire cosa si crede sia accaduto, ma di mostrare cosa lo Stato sapeva, quando lo sapeva e cosa ha scelto di fare o di non fare. Nel luglio 2025 il Dipartimento di Giustizia dichiara pubblicamente di aver esaminato l'intero materiale e di non aver trovato elementi sufficienti per perseguire penalmente altre persone. Abbiamo mostrato il nostro lavoro, affermano, ora il mondo può giudicare. Prima di analizzare i nomi è necessario comprendere una cosa fondamentale. Il caso Epstein non era una rete di relazioni informali, era un'operazione strutturata. Dai documenti emerge un sistema con infrastrutture, personale, logistica e meccanismi di reclutamento. Un sistema in cui le autorità statunitensi disponevano di dettagli operativi già dalla metà degli anni 2000. All'interno dei fascicoli si trova una bozza di incriminazione federale di 56 pagine, redatta dai procuratori del distretto sud della Florida. 60 capi d'accusa contro Epstein e 3 co-cospiratori, descritti come suoi assistenti personali. I loro nomi risultano ancora oscurati nel 2026.
Le accuse includono traffico di minori, cospirazione, adescamento e trasporto di minori a fini sessuali. 19 vittime vengono identificate come Jane Doe, alcune di appena 14 anni. Secondo l'atto, le ragazze venivano contattate, trasportate nella residenza di Palm Beach, pagate e incoraggiate a reclutare altre minorenni in cambio di ulteriori compensi. In almeno un caso, una vittima viene costretta a prestazioni sessuali con un coimputato per compiacere Epstein. L'atto non verrà mai presentato a una giuria, rimane incompleto, senza firme. Nel 2007 un memorandum interno racconta l'arresto immediato di Epstein, definendolo ad alto rischio di fuga e una minaccia continua per la comunità. La raccomandazione viene ignorata. Al suo posto, Epstein patteggia per un reato minore a livello statale, sconta 13 mesi con permessi di uscita giornalieri. Un'intervista dell'FBI del 2007 a un dipendente della residenza di Palm Beach descrive contanti disposti accanto al letto, un'arma nascosta tra i materassi, la pulizia sistematica dopo quelli che Epstein chiamava massaggi e fiori consegnati a una studentessa di un liceo locale. La polizia di Palm Beach identifica almeno 27 ragazze tra i 14 e i 23 anni. Secondo i documenti, Ghislaine Maxwell non si limita al reclutamento, coordina viaggi, documenti, alloggi e utilizza agenzie di moda come copertura. Un rapporto dell'FBI la definisce una figura pericolosa coinvolta nella presentazione delle vittime a uomini di alto profilo. Tra gli intermediari compare Jean-Luc Brunel, agente di moda francese, successivamente arrestato per traffico e abuso di minori. Muore in carcere prima del processo. Le testimonianze delle vittime descrivono tutte lo stesso schema: avvicinamento graduale, normalizzazione dell'abuso, isolamento, controllo economico. Tra i documenti figura anche un diario di 32 pagine consegnato al Dipartimento di Giustizia dagli avvocati di una vittima minorenne. Il diario descrive una condizione di totale controllo e racconta gravidanze forzate, una nascita e la sottrazione del neonato. Tutto rimane archiviato. Nessuna nuova incriminazione segue. Il sistema Epstein non operava nel vuoto, era inserito in un ecosistema sociale, politico ed economico ad altissimo livello ed è da qui che il quadro diventa ancora più inquietante. Ad oggi, a seguito delle pubblicazioni dei documenti del 2026, nonostante centinaia di nomi compaiano nei documenti, non risultano incriminazioni penali dirette contro altri membri dell'elite globale. Nei fascicoli compaiono centinaia di riferimenti al principe Andrea, accompagnati da 3 fotografie citate nei fascicoli investigativi che hanno contribuito in modo decisivo a compromettere l'immagine pubblica della monarchia britannica. Immagini in cui il duca appare inginocchiato sopra una donna distesa a terra, il volto di lei oscurato, il suo perfettamente visibile. A questo si aggiungono email del 2010 in cui Epstein propone di presentargli una donna russa 26enne, mentre Andrea suggerisce una cena a Buckingham Palace con molta privacy, ricevendo come risposta la necessità di tempo privato. Un memorandum dell'FBI del 2013 riporta inoltre le accuse di Virginia Giuffre, che descrive il proprio reclutamento a Mar-a-Lago, il trasferimento a Londra e presunti rapporti con il principe. Andrea viene privato dei titoli reali nell'ottobre 2025. Nel febbraio 2026 non ha ancora collaborato con gli investigatori. I documenti citano poi Howard Lutnick, imprenditore e figura di primo piano nel mondo finanziario statunitense, che in un'audizione pubblica aveva dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con Epstein nel 2005. Email successive, datate 2011 e 2012, indicano invece contatti continuativi, inclusi inviti, visite e riferimenti a incontri avvenuti in contesti privati. Ulteriori comunicazioni del 2015 lo collocano tra i destinatari di un invito a un evento di raccolta fondi per Hillary Clinton. Nonostante ciò, non risulta l'avvio di indagini penali né convocazioni formali. Nei fascicoli emergono contatti e interazioni tra Epstein e figure politiche e mediatiche di primo piano, inclusi scambi di messaggi risalenti agli anni in cui alcuni di questi soggetti ricoprivano incarichi istituzionali di rilievo. Il tono delle conversazioni, in alcuni casi disinvolto o cinico, suggerisce una familiarità che va ben oltre la semplice conoscenza occasionale.
Tra il materiale sequestrato figurano inoltre interviste video mai pubblicate registrate da Epstein stesso, il cui contenuto non è mai stato chiarito pubblicamente. Compare anche Larry Summers, ex segretario al Tesoro e figura centrale dell'establishment accademico ed economico, che intrattiene scambi privati con Epstein nel 2017 su Donald Trump, mantenendo rapporti ben oltre la condanna del 2008. Dopo l'uscita dei documenti si dimette da incarichi di rilievo, ma senza conseguenze giudiziarie. I documenti fanno riferimento anche a contatti con ambienti diplomatici e istituzionali europei, inclusi scambi di comunicazioni con membri di famiglie reali e contesti ufficiali, senza che da tali riferimenti emergano elementi penalmente rilevanti. In alcuni casi, dopo la pubblicazione dei file, sono seguite dichiarazioni pubbliche di imbarazzo o prese di distanza, accompagnate da un aumento della pressione mediatica e politica nei rispettivi paesi. Emergono inoltre rapporti con figure dell'establishment giuridico statunitense, tra cui ex consiglieri legali di alto livello che intrattengono con Epstein comunicazioni informali, accettano viaggi finanziati da lui e condividono bozze di dichiarazioni o valutazioni professionali. Su parte di questo materiale, l'eredità Epstein ha successivamente invocato il privilegio avvocato-cliente, limitandone la piena accessibilità. Il capitolo dei miliardari rafforza ulteriormente il quadro. Elon Musk ha negato pubblicamente ogni coinvolgimento, ma nei fascicoli compaiono email del 2012 e 2013 che documentano tentativi di coordinare visite all'isola privata di Epstein e l'utilizzo di un linguaggio che allude a eventi esclusivi o particolarmente riservati. Nonostante ciò, non risulta che Musk sia mai stato interrogato formalmente dalle autorità. Il capitolo che riguarda Bill Gates appare più complesso e opaco. Nei file compaiono appunti e bozze di email mai inviate redatte da Epstein, in cui egli si attribuisce un ruolo di intermediario nelle relazioni con Gates e nella gestione di situazioni potenzialmente sensibili. Tali affermazioni restano autodichiarazioni prive di riscontri indipendenti e Gates ha respinto ogni accusa, sostenendo che quei messaggi non siano mai stati inviati né condivisi. In seguito, la sua ex moglie Melinda French Gates ha preso pubblicamente le distanze, affermando che eventuali chiarimenti spettano a lui, contribuendo a riaccendere l'attenzione politica e mediatica sul caso. Nel complesso, i documenti mostrano come Epstein operasse anche come intermediario sociale, mettendo in contatto individui facoltosi, ambienti dello spettacolo, della finanza e della politica. In alcune comunicazioni, produttori e imprenditori chiedono chiarimenti sulla natura delle donne incontrate, mentre Epstein risponde con descrizioni basate su provenienza, disponibilità o status. Altri scambi rivelano tentativi di riabilitazione dell'immagine pubblica di Epstein dopo la condanna del 2008, attraverso consigli, inviti e relazioni personali. Medici, mediatici, pubblicisti e socialite interagiscono con lui con una disinvoltura che colpisce per l'assenza di sorpresa o distanza critica. Il filo conduttore non sono solo i nomi coinvolti, ma il linguaggio. Battute, allusioni e richieste pratiche che suggeriscono una normalizzazione diffusa più che un'eccezione. Parallelamente, la gestione istituzionale del rilascio dei documenti apre una seconda ferita. Il Congresso approva nel novembre del 2025 una legge sulla trasparenza, ma il Dipartimento di Giustizia pubblica inizialmente materiali pesantemente oscurati, con sistemi di redazione difettosi che rendono recuperabili parti del testo. Solo il 30 gennaio 2026 viene rilasciato un archivio di oltre 3 milioni di pagine, ammettendo però l'esistenza di almeno altri 3 milioni mai pubblicati. Ancora più grave, decine di fotografie intime e nomi di vittime vengono resi pubblici senza adeguate protezioni, spingendo avvocati di oltre 200 sopravvissute a denunciare la più grave violazione della privacy delle vittime nella storia giudiziaria americana. I co-cospiratori restano anonimi, le vittime esposte. I sondaggi mostrano una fiducia pubblica ai minimi storici e una convinzione diffusa che informazioni rilevanti siano state deliberatamente trattenute.
I file mescolano prove documentali, email autentiche e segnalazioni non verificate senza distinzione chiara, alimentando confusione e sospetto. Ciò che emerge nel complesso non è solo la storia di un singolo criminale, ma il ritratto di un sistema che ha registrato tutto, archiviato tutto e per decenni ha esitato a intervenire. I documenti ufficiali del Dipartimento di Giustizia e dell'FBI mostrano prove concrete di traffico sessuale e sfruttamento di minorenni, testimonianze delle vittime autentiche e una bozza di incriminazione federale mai completata ma confermata come reale. Alcune comunicazioni incluse nei fascicoli, per quanto insolite o inquietanti, sono documentate e offrono uno sguardo diretto sul funzionamento interno della rete di Epstein, senza bisogno di ricorrere a speculazioni o collegamenti non confermati. Il dato più preoccupante non riguarda solo quello che è stato reso pubblico, ma ciò che manca. Il Dipartimento di Giustizia ammette l'esistenza di circa 6 milioni di pagine di documenti, di cui solo poco più di 3 milioni sono stati pubblicati. Tra il materiale ancora riservato figurano interviste complete alle vittime, memorandum investigativi dell'FBI, l'atto d'accusa federale integrale del 2007 e centinaia di migliaia di email sequestrate dai dispositivi personali di Epstein. Anche il materiale del Gran Giurì federale di New York rimane sotto sigillo e i nomi dei 3 co-cospiratori, indicati nella bozza di 60 capi d'accusa, restano oscurati. La prima segnalazione formale all'FBI risale al 1996 con la denuncia di Maria Farmel su abusi su minori. La chiamata venne registrata ma non portò a conseguenze immediate. Epstein verrà arrestato solo nel 2006. Questo non indica un errore isolato, ma una scelta reiterata nel tempo. Un sistema che ha visto, archiviato e rimandato, proteggendo i potenti e lasciando le vittime in balia della loro sofferenza, spesso senza adeguate tutele. Nel luglio 2025 il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato di non aver trovato elementi sufficienti per incriminare altre persone, eppure ciò che è stato reso pubblico racconta una storia diversa, non l'assenza di prove, ma una gestione delle priorità che ha lasciato in ombra importanti aspetti del caso. La valutazione psichiatrica carceraria di Epstein descrive un'identità fondata su ricchezza, potere e relazioni con individui di alto profilo, ma quella descrizione non riguarda solo un uomo, rivela un sistema in cui il denaro e le connessioni possono fungere da scudo e in cui la legge sembra applicarsi solo a chi è sacrificabile. Se esistono milioni di pagine non pubblicate, co-cospiratori mai nominati e decisioni inspiegabili, la domanda finale non riguarda solo cosa abbia fatto Jeffrey Epstein. La vera domanda è quanto deve essere vasto un sistema perché nessuno al suo interno venga mai chiamato a rispondere.